Ciao, io mi chiamo Anna Rita, ho 39 anni e sono non vedente dalla nascita. Vorrei parlarvi un po' di quelle che sono le tecnologie assistive per le persone con disabilità visive, perché le tecnologie oggi sono fondamentali sia per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda l'istruzione e quindi soprattutto nel periodo che stiamo vivendo ci rendono diciamo, la vita un po' più semplice lavorativamente parlando e anche per quanto riguarda lo studio. Ehm, Anche i non vedenti possono utilizzare il computer attraverso quelli che sono definiti screen reader, ovvero dei programmi che attraverso una sintesi vocale leggono quello che c'è sullo schermo e appunto lo pronunciano e quindi il non vedente può sentire quello che c'è sullo schermo. Poi c'è la barra braille o display braille, che è un apparecchio che può essere utilizzato o meno a seconda se la persona non vedente utilizza o meno il braille ed è una specie di display appunto che converte in braille quello che viene scritto sullo schermo, quindi tramite la sintesi vocale e il display braille il non vedente riesce ad utilizzare il computer. Il display braille è soprattutto utile per chi studia le lingue. Infatti io sono laureata in interpretariato e traduzione, io senza display braille non riesco a fare nulla. Le tecnologie sono fondamentali oggi appunto anche per quanto riguarda il lavoro, infatti la persona con disabilità visiva se viene messa in condizioni di lavorare, quindi se i software con cui deve lavorare sono accessibili a tutti e quindi appunto anche alle persone con disabilità visiva, la persona non vedente o ipovedente può svolgere qualsiasi compito, anche ad esempio le nuove professioni come il lavoro nei call center oppure un funzionario pubblico, quindi, perché oggi fortunatamente ci stiamo sempre di più avvicinando alla dematerializzazione, quindi tutto è digitale. Eh, Si può fare ancora molto, però già sono stati fatti passi notevoli, infatti anche appunto per quanto riguarda, non so, ad esempio per lo studio, quando io andavo a scuola si cominciavano a vedere i primi computer e quindi le tecnologie non erano certamente quelle di oggi. Ad esempio per avere i libri dovevo stamparli in braille ed erano volumi e volumi perché il sistema di scrittura braille è più grande rispetto diciamo, a una pagina stampata, quindi una pagina stampata corrisponde più o meno a 4 pagine in braille e quindi capite bene che un testo un libro era composto da tantissimi volumi. Oggi fortunatamente con il computer possiamo avere i libri in formato PDF o in Docs. Certo ci sono dei problemi di accessibilità perché molto spesso le case editrici non rendono i testi fruibili da tutti, però diciamo che molto è stato fatto e si sta facendo molto anche tra le varie associazioni e gli accordi con gli editori. Quindi, ad esempio, oggi è molto più facile anche poter leggere un romanzo, ad esempio, se una volta dovevo aspettare che fosse scritto, fosse stampato in braille, insomma, ci voleva il tempo. Adesso, oggi, con le nuove tecnologie, possiamo acquistare
i libri sulle maggiori piattaforme digitali e possiamo leggerli nel momento in cui li leggono tutti, quindi è un grandissimo traguardo. E chiaramente il discorso sarebbe molto più ampio, però se volete saperne di più vi invito a cercare informazioni perché su internet c'è di tutto e di più su questo argomento, insomma. Grazie per l'attenzione, ciao a tutti.